Se hai cliccato su questo video significa che vuoi scoprire come cambiare la tua vita. E hai fatto bene, perché sei proprio nel posto giusto. In questo video ti darò 3 domande potenti che, se risponderai onestamente, cambieranno e rivoluzioneranno completamente la tua vita. E non è tutto, perché alla fine del video avrai la possibilità di entrare nel mio percorso di mentorship one-to-one, se saprai cogliere l'opportunità. Ma prima lascia che ti dica una cosa. Devi sapere che la maggior parte delle persone resta bloccata non perché pensa di non farcela, ma perché non sanno esattamente cosa vogliono. Vedi, le persone si sentono perse, ma non perché sono stupide, perché sono pigre, vivono in una situazione di comfort piatto, che non è né così fantastico e incredibilmente stimolante, ma non è nemmeno così tragico e male come si raccontano. Quindi una vita prevalentemente piatta, automatica, monotona, dove non si prendono 10 minuti del proprio tempo per definire la vita che vogliono e che desiderano davvero. E tra le varie scelte probabilmente dirai che vuoi essere libero, ricco, innamorato, in salute, realizzato, con un bel corpo, ma riesci a descrivere esattamente come sarebbe la tua vita ideale? Ecco, la maggior parte delle persone non riesce, per questo restano bloccate. Ed è proprio per questo motivo che ti propongo queste 3 domande, che se rispondi onestamente e poi agisci, la tua vita si trasformerà. Altrimenti tra 10 anni ti sveglierai ancora nello stesso punto, con le stesse abitudini, con gli stessi pensieri e magari cercando una spiegazione a uno dei maggiori rimpianti, ovvero dove ho sprecato il mio tempo. Domanda numero 1. Come sarebbe la tua giornata ideale? Se ti dessi una bacchetta magica adesso, con una sola possibilità, come sarebbe davvero la tua giornata ideale? Non la versione da mostrare su Instagram, quella reale. A che ora ti svegli? Dove ti trovi? Dove vivi? In città, al mare, in montagna? Da che persone sei circondato o circondata? Che lavoro fai, se lavori, o comunque di cosa ti occupi? Come passi il resto della giornata, la sera? Cosa indossi, cosa mangi, cosa guidi, come pensi? Vedi, io stesso non credevo di quanto fosse importante realmente questa cosa. Facevo una vita completamente irregolare, squilibrata. Giravo con persone che non erano per niente raccomandabili. Facevo stupidaggini. Ero in giro tutto il giorno, la sera fino a notte se non a mattino inoltrato, senza mai concludere niente di concreto, di costruttivo, finendo così poi per rendermi conto da cosa ero circondato. E questo mi portò ad un declino incredibile, mentalmente, emotivamente e anche fisicamente. E fu proprio in quel periodo che mi resi conto che basta, qualcosa doveva cambiare. Io dovevo cambiare. E quindi la prima cosa fu proprio quella di definire estremamente nel dettaglio la vita che desideravo, la vita che volevo vivere. Per questo che nel rispondere a questa domanda devi essere estremamente specifico. Perché se non sei in grado di descrivere nei dettagli la vita che desideri e che vuoi vivere, allora non sarai mai in grado di viverla davvero. E ricorda bene questa cosa, se non sei tu a costruire la tua vita, allora qualcun altro ti assumerà per costruire la sua. Quindi scrivi tutto, dalla mattina quando suona la sveglia fino a quando arriva il momento in cui appoggi la testa sul cuscino e fai l'ultimo pensiero prima di addormentarti. Poi una volta che l'hai scritto, confrontala con la tua giornata attuale. Quanto sei lontano da quella ideale? Domanda numero 2. Qual è la versione di te che vive quella vita? Ora che hai definito una visione, serve un'identità. E riguardo l'identità mi viene in mente un giorno di tanti anni fa, dove mentre ero ad un corso di PNL, di programmazione neurolinguistica, il docente disse una frase, ovvero che se desideri raggiungere determinati risultati, devi comportarti come chi quei risultati li ha già ottenuti. Come frase sembra suonare bene, una bella frase, ma c'era qualcosa che non mi convinceva del tutto. Quindi rimasi con un punto di domanda. Un giorno, nel guardare un life coach, lui disse che trovò proprio un bug, un errore, un qualcosa che non funzionava all'interno di questa frase. Cioè nel senso che se per ottenere determinati risultati devo comportarmi
come non sono, come qualcun altro, significa che allora io così come sono non vado bene. Mentre in realtà il punto di partenza è proprio da chi sei tu ora, facendo emergere le tue risorse, perché anche in un'ottica più quantistica, dentro di te risiede già quella versione di te che vive quella vita. Perché se tu ti devi comportare come qualcun altro, che non sei tu, che magari non risuona con i tuoi valori, magari totalmente differente a livello di carattere, allora significa snaturarti, significa non essere più chi sei, mentre invece devi capire e cogliere i segnali di ciò che non funziona ora per poterli migliorare, per far emergere quei diamanti che sono sotterrati proprio dentro di te. Per questo è estremamente importante definire la versione di te che vive già quella vita, quella che è in linea con i tuoi valori, con i tuoi principi. Cosa fa questa versione di te che vive quella vita che desideri? Si sveglia presto, mangia sano, si allena, è disciplinata, è sicura di sé, gestisce bene il proprio tempo, le proprie relazioni, e non preoccuparti se non possiedi già queste competenze, queste capacità, perché puoi svilupparti e ti dà modo di concentrarti proprio su come sviluppare quelle capacità e competenze che servono per essere quella versione di te che vive già quella vita che desideri. Non puoi ottenere la vita che desideri, la vita dei tuoi sogni, restando la persona che sei oggi. Anche io, nonostante avevo chiarito esattamente la mia visione, la vita che volevo vivere, la giornata ideale che volevo vivere, non era ancora quella versione di me che viveva già quella vita. Sapevo cosa volevo, ma mi sentivo frustrato perché ancora non avevo attuato dei cambiamenti dentro di me. Quindi inizialmente mi sono ritrovato da solo, per mesi, senza sapere esattamente come iniziare. Questa frustrazione era terribile. Sapevo cosa volevo, ma non sapevo come dovevo fare per attuarlo. Finché non iniziai a pormi le domande, perché la qualità della tua vita dipende principalmente dalla qualità delle domande che riesci a farti. E una delle prime domande che iniziò a collegare la mia visione con la mia identità fu proprio quella di chiedermi come si comporterebbe in questo preciso momento la versione di me che già vive quella vita. Che pensieri ha? Che tipo di atteggiamento attua ogni giorno? Quindi scrivi e agisci come quella versione di te che già vive quella vita. Allinea decisioni, comportamenti e abitudini al tuo obiettivo. Domanda numero 3. Cosa sei disposto a sacrificare? Questa forse è la più dura e anche la più fraintesa. Molti nel sentire sacrificio pensano a qualcosa di negativo, mentre in realtà racchiude una grande consapevolezza. Vedi, ogni versione di successo, inteso come la capacità di far succedere le cose, ha un prezzo. Nulla arriva senza sacrifici consapevoli. E se arriva, allora stai molto attento o attenta, perché o è un test che ti sta facendo la vita, o probabilmente sarai destinato a perderlo molto presto. Quindi cosa sei disposto o disposta a sacrificare? Tempo libero? Comfort? Persone tossiche? Abitudini disfunzionali? Tornando alla mia esperienza, sapevo esattamente la vita che volevo vivere. Avevo iniziato a lavorare su di me per trasformarmi nella migliore versione di me, ma non avevo ancora fatto i conti con le cose che dovevo sacrificare per raggiungerla e ottenerla. Il 99% delle persone con cui mi frequentavo non so nemmeno che fine hanno fatto. Ho dovuto lasciarle, ho dovuto abbandonarle. Così come ho dovuto sacrificare tutte quelle abitudini dannose. Non potevo più permettermi di cazzeggiare tutto il giorno e stare sveglio fino alle 5 di mattina. E lo stesso vale anche per tutto ciò che in quel momento era un comfort, un qualcosa su cui io mi potevo adagiare. Quindi devi essere disposta a dire no a tutto ciò che ti trattiene e investire invece su te stesso o te stessa. Solo così potrai raggiungere la meta, consapevoli di tutte quelle resistenze e quegli attriti che incontrerai lungo il percorso, a livello mentale, a livello emotivo e a livello fisico. Fatto sta che non puoi mantenere le tue vecchie abitudini e sperare di avere la vita dei tuoi sogni. Comfort e procrastinazione sono i killer dei tuoi sogni. Quindi come iniziare da oggi? 1. Scrivi la tua giornata ideale nei minimi dettagli. 2. Identifica la versione di te che vive quella vita. 3. Definisci cosa sei disposta a sacrificare per arrivarci. 4. Condividi queste 3 risposte nei commenti. Vi leggerò uno ad uno e chi scriverà il commento completo rispondendo a tutte e 3 le domande non solo avrà fatto il primo passo essenziale,
ma potrà contattarmi personalmente e ricevere il 50% di sconto sul mio percorso esclusivo di mentorship one-to-one, in modo da agire subito e al massimo per raggiungere l'obiettivo. Ma attenzione, questa occasione termina il 1° ottobre 2025, dopodiché oltre questa data sarà persa. Quindi se stai guardando questo video prima di quella data, allora sbrigati e approfittane subito. Questa è l'occasione per trasformare concretamente la tua vita. Se invece stai guardando questo video dopo il 1° ottobre 2025, rispondi comunque a tutte e 3 le domande e segui la procedura che trovi nei commenti. Perché se mi convincerai che fai sul serio, allora forse non è detta l'ultima parola. Ora lascia che ti anticipo già come andranno alcune cose. La maggior parte delle persone che ha aperto questo video è uscita dopo pochi minuti, perché l'impatto era troppo forte per loro. Altre ancora, nonostante sono arrivate fino a questo punto, nonostante l'incredibile valore contenuto e anche l'incredibile opportunità, non farà nulla. Poi ci sei tu, che puoi scegliere e decidere di non essere la maggioranza. Ogni azione, ogni decisione deve avvicinarti alla vita che desideri. La chiarezza genera potere e l'azione trasforma quel potere in risultati. Quindi non rimane che iniziare e agire subito. Rispondi alle 3 domande. Segui la procedura in descrizione e inizia a trasformare la tua vita oggi. Con questo è tutto e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato dei prossimi contenuti. E come dico sempre, il cambiamento è inevitabile, ma il miglioramento è una scelta.